Eccoci qua, mini caseificio. Bene ragazzi, questo qua invece è il caseificio dove produciamo i nostri formaggi, in particolar modo in questo caseificio qua produciamo il crampiolo. Il crampiolo viene prodotto nella stagione transitoria, praticamente dopo e prima la produzione del Betterman, quindi nei mesi di giugno, prima di salire e produrre il Betterman negli alpeggi più alti, e nei mesi di settembre e di ottobre. È comunque un formaggio a latte intero, a pasta semicolta come il Betterman, la lavorazione è molto simile a quella del Betterman, anche la stagionatura è simile, è un formaggio dolce, grasso, molto profumato, dove comunque in questo formaggio riscontriamo i sentori di erbe che sono poi l'alimentazione delle bovine che producono questo latte. Come vedete il latte è in una caldaia di rame, tipica della cultura casearia alpina, storica, una caldaia che avrà circa 20 anni, e attualmente trasformiamo circa 300 litri di latte che renderanno circa 30 kg di formaggio, quindi 6 forme di formaggio crampiolo del peso di circa 5 kg. Che temperatura è la caldaia? Allora, la temperatura del latte adesso è 35 gradi centigradi, che è proprio la temperatura del latte appena munto praticamente. A questa temperatura viene aggiunto il caglio, è già stato aggiunto, e sta a riposare per circa 45 minuti. Stessa temperatura? Più o meno, sì, magari perde 1 grado o 2 visto che fuori è abbastanza fresco, però tendenzialmente vicino ai 35 gradi centigradi. Dopo i 45 minuti, poi magari avete anche l'occasione di vederlo, verrà rotta la cagliata e praticamente inizierà il processo di caseificazione, ok? Poi magari allora, adesso si fa la prima rottura della cagliata. E poi si lascia riposare per circa 10 minuti la cagliata per poi romperla più finemente. Adesso vi accompagno nella cantina di stagionatura dove vi faccio vedere la salamoia e dove stagiona il crampiolo e il Betterman, ok? Luca, ci spieghi le pietre? Queste pietre qua praticamente servono come pesi per far spurgare il siero del formaggio. Venite pure, Vedete il crampiolo, che è quello più fresco, più bianco che abbiamo prodotto qua da circa una settimana, ma c'è anche il Betterman, l'ultimo Betterman prodotto a fine agosto e i primi mesi di settembre. Poi ci sono delle forme di formaggio prodotte nei mesi invernali, stagionate, e anche dei Betterman dello scorso anno, quindi di 1 anno e mezzo di stagionatura. La salamoia, dove viene messo il formaggio per la salatura per 24 ore, pavimento in pietra che mantiene comunque l'umidità e la temperatura giusta per la corretta stagionatura dei formaggi. Allora ragazzi, questo qua è il negozio dove noi vendiamo i nostri prodotti. Adesso vi preparo un tagliere a base dei nostri formaggi e dei nostri salumi da assaggiare. Allora, un assaggio dei nostri formaggi, il Betterman e il crampiolo, come vedete molto simili, colore giallo che è proprio dato dal pascolo, dalle erbe e dai fiori, mentre gli altri 2 formaggi sono quelli che produciamo nei mesi invernali a baceno, più fresco e più stagionato. La nostra carne secca, la pancetta e il salame nostrano. Adesso il forno.
nutrizionale. L'abbiamo scelta appunto sia perché è quello che meglio si adatta a questo ambiente, sia perché ha una qualità del latte particolarmente indicata per la casificazione. Per cui abbiamo un latte con alti livelli nutrizionali. La stalla che vedete è una stalla più sul modello svizzero che su quello italiano, nel senso che è una struttura chiusa per adattarsi al clima della zona. Siamo a 1300 metri, per cui abbiamo inverni freddi e estate anche abbastanza fresche. Tutta la parte superiore è strutturata con i fienili di essiccazione. Abbiamo poi scelto di alimentare gli animali solamente con fieni ed erbe di montagna della nostra zona, per cui nella parte alta ci sono tutti gli essiccatori per il fieno. Non facciamo le rotoballe, ma facciamo una fienagione in 2 tempi che meglio mantiene il fieno e riesce quindi l'erba ad avere proprio una foglia intera, un fiore strutturato e mantenere gli aromi che sono tipici di queste essenze. All'interno le vacche sono libere, quindi possono decidere se andare a mangiare, se andare fuori a riposare, se stare all'interno, se andare anche a farsi mungere. È una stalla abbastanza robotizzata, per cui abbiamo un robot di mungitura dove appunto le vacche scelgono quando andare a farsi mungere nell'arco delle 24 ore, e anche un robot per l'alimentazione che è come una cucina aperta H24 che prepara giorno e notte l'alimento fresco per le bovine. Il robot di mungitura funziona in maniera autonoma. Le vacche hanno un collare con un magnete che si relaziona quindi con la software di mungitura. Loro nella stalla girano, entrano quando vogliono, sta al computer capire se è ora o meno di mungere, per cui in base a quante ore sono passate, in base a quanto produce l'animale. È un sistema che a noi piace per più motivi. Innanzitutto per il benessere animale è il migliore, nel senso che non sono più forzate, l'animale è più libero e gestito in maniera singola, ad hoc, a seconda delle sue necessità. Per noi perché non c'è più comunque quel lavoro pesante che era la mungitura delle 5 del mattino alle 5 di sera, e anche per la qualità del latte. È una macchina che fa delle analisi in immediato. Adesso qui è entrata una, non è ora del suo turno e viene rilasciata. Il macchinario si basa su questo braccio meccanico con un laser, una telecamera che va a individuare i capezzoli, lava, li munge e poi li disinfetta. Questa qua la munge, per cui io qua leggo tutti i dati. Andiamo a vedere. Questo animale qua è previsto che faccia 12 kg questa multa e andrà quarto per quarto a misurare il flusso e la pressione. Questo semplicemente per i dati produttivi, ci sono poi tutti i dati sanitari che mi dà poi il sommerso. Allora, quando è carnificio lavoriamo al latte, lo lavoriamo tutti i giorni e al latte crudo, per cui facciamo 5 tipologie di stagionati più la gamma dei freschi. La lavorazione più classica, più tipica, quella che è tradizionale della zona, è quella del formazza. E stesso formaggio, stessa lavorazione in estate prende il nome di summer, questo semplicemente perché cambia l'alimentazione degli animali, perché abbiamo un formaggio con una pasta più gialla, degli aromi più floreali. Dopodiché si è andati a variare un attimino la produzione per cercare di ampliare un pochino l'offerta. Per cui facciamo un pasta molle tipo un taleggio, un albuminato senza latte crudo tipo Roquefort e anche un formaggio tipo Sbrinz, per cui pasta dura cotto. Si usano gli attrezzi là in fondo, c'è la polivalente che è parzialmente automatizzata, mentre invece la caldera, questa qua rotonda, è ancora del tutto manuale, per cui ancora con gli attrezzi in legno e via dicendo. Il formaggio, una volta fatto, quello che vedete qui va in pressa
e abbiamo dai circa 1000 litri di latte al giorno, dipende poi un po' dal periodo. Adesso c'è parecchie vacche in asciutta che un pochino meno latte, sono su 800 litri, si hanno 10-12 forme di formaggio al giorno, che in realtà piccola. E poi inizia il percorso della stagionatura, che facciamo sempre noi. Quanto latte al giorno lavorate quindi? 800 ml. Dopo la produzione, la prima fase è quella della salatura, il processo essenziale per la conservazione del formaggio, e noi scegliamo di farla in salamoia, acqua e sale, semplicemente per una questione di avere un pochino più di omogeneità sul prodotto. Il formaggio, a seconda di quanto è duro e quindi della lavorazione e quanto stagionerà, sta per tempi diversi. Il formazza fa 48 ore in salamoia al 19% di sale. Dopodiché inizia il lungo processo della stagionatura, che viene fatta su assi di abete rosso, e la stagionatura implica il fatto di lavarle e girarle 3 volte a settimana con acqua e sale, per cui su ogni forma c'è poi ancora questo grosso lavoro da svolgere. Ogni forma per la tracciabilità ha marchiato data di produzione e bollo CE. Minima stagionatura 3 mesi, si arriva anche a più anni. Il valserino, che è quello che Castagna chiama mottolino, quello quadrato, tipo taleggio. Questa poi la Melina, noi abbiamo questa, la Castagna la sua. Il più classico, che è il Summer, di 3 mesi dolce, per cui stessa lavorazione del vertebro, tra animali che mangiano verde, dolce e aromatico. Questo qui invece è il formazza oro, quello che vi dicevo, tipo sbrinz, pasta dura, 15 mesi di stagionatura minimi. Il blu, l'emborinato di tipo Roquefort, anche questo bello, andiamo su quelli saporiti, perché comunque c'è sia la componente del latte crudo che quella delle muffe che danno forza al formaggio.